Cari amici, buongiorno, bentornati amici del surfcasting. Oggi giornata bella perché c'è una scaduta in corso. Sono nel litorale romano, vicino a dove abito, ovviamente molto comodo per me. È un litorale che dà qualche pesce, non troppi, ma quando li dà va bene così, perché si compensa la distanza piccolissima da fare con qualche pescata e quindi possono essere più frequenti del solito. Ma ripeto, oggi mare bello, ma parleremo di tecnica. Allora, alcuni degli amici mi hanno scritto dopo aver visto il filmato dedicato ai nodi dello shock leader, chiedendomi di approfondire il discorso, e quindi io pensavo di fare una serie di nodi partendo dal collegamento della clip a cui andiamo ad agganciare il piombo, fino a risalire, in modo da avere completamente la clip del piombo, il nodo cappio che collega il trave con lo shock leader, appunto attraverso un cappio e una clip, e un altro tipo di nodo di shock leader, in modo da avere una panoramica più completa possibile. Nel frattempo speriamo che qualche pesce ci venga a visitare, ci venga a trovare, e intanto ne approfitto per cercare di comprendere ancora meglio il metodo spagnolo imparato dagli amici del Perdigal, 3 volte campione del mondo, nel sistemare le canne, che è questa canna qua che ho mandato alla distanza massima che sono riuscito a lanciare. Questo tipo di angolazione, la canna è in un equilibrio abbastanza instabile, e andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui dovesse esserci un qualche cosa che interrompe questo equilibrio molto instabile. Andrebbe ad accadere che, raddrizzandosi la canna, il mulinello andrebbe a ruotare questa parte con la canna praticamente ormai dritta, indicandoci anche a grande distanza l'avvenuta mangiata. Questo può essere molto utile di notte, così evitiamo di tenere accese luci, lucine e lucette che danno solo che fastidio. Allora, cominciamo con questo filo rosso che simuliamo essere uno shock leader. Creiamo un cappio, ecco il nostro piombo con la clip. Quello che dobbiamo fare è semplicissimo: infiliamo il cappio all'interno della girella o del moschettone o di quello che è, dopodiché facciamo un banalissimo nodo, andiamo dentro, ok, e ora inseriamo dentro il cappio che è rimasto il nostro piombo. Ecco fatto. Dobbiamo semplicemente chiudere lentamente, bagnando, chiuso. Questo è il nodo Palomar, il nodo doppio, il nodo di grande tenuta, attorno al 95%, ed è un nodo con cui fare questi collegamenti un pochino più forti, perché chiaramente questa è una zona ad alto livello di stress. Lo rifiniamo, eventualmente ricopriamo il nodo col silicone, e questa giunzione è fatta. I travi li faccio sempre partire da un piccolo cappio. Andiamo a vedere come si costruisce uno dei tanti modi per costruire un cappio perfetto, quindi un bello ovale che si aggancia poi alla clip del nodo dello shock leader. Ok, andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere questo loop molto semplice che si chiama Perfection Loop.
Ecco il nostro filo rosso, in questo caso la versione solo di visibilità. Faccio un primo cappio, faccio un secondo cappio che giro intorno al primo, ok? Il filo che mi rimane lo faccio passare in mezzo ai due cappi e lo fermo con le dita. A questo punto entro nel primo cappio e vado a prendere il secondo cappietto che ho fatto e comincio lentamente a chiudere. Hop. Eccolo qua, il nostro loop è fatto. Vi esercitate un pochino a farlo, lo farete delle dimensioni che volete. Se lo volete farlo piccolissimo usate un piccolo gancetto, la punta di un amo, potete fare come vi pare. Questo è il loop perfection, il loop perfetto. Ce ne sono chiaramente altri modi per farlo, questo è uno dei tanti che magari possiamo conoscere. Perfection loop. Il nodo di collegamento che mi è stato chiesto è quello tra i tapered, quindi tra uno 0,20 che è l'inizio del tapered, uno 0,18 di ciò che abbiamo in bobina, che può essere un diametro analogo. Andiamo a vedere questa ripresa che ho fatto in studio. E allora eccolo qua, il blood knot, nodo di sangue che lega due fili di diametro simile, in particolare quelli molto sottili, quindi possono essere anche due intrecciati, due nylon, un nylon e un intrecciato. Avvolgiamo il primo filo mettendoli paralleli rispetto all'altro, inseriamo una specie di loop che si è creato, lo teniamo aperto con indice e pollice, dalla parte opposta cominciamo a effettuare 5-6 rotazioni, inseriamo l'estremità nel loop che abbiamo appositamente creato, ci troviamo in questa semplicissima posizione con i fili opposti, lentamente stringiamo, tiriamo e controlliamo che il nodo effettivamente non scivoli, e ovviamente dobbiamo bagnare affinché non si surriscaldi, e dopodiché tagliamo l'eccesso con un paio di forbici e vediamo che ne scaturisce un nodo veramente molto sottile, veramente piccolo, che passa facilmente attraverso gli anelli. Collegamento tapered lenza madre. Vediamo se la spiaggia è stata in grado di regalarci qualche cosa, questa bella mangiata potente.